Eccoci ragazzi, prova della BMW S1000R. Era da tanto tempo che non provavo una BMW S1000R, perché voi sapete, forse se avete seguito qualche mio video, io ne ho avute due, ma questa versione, quindi la 2021, diciamo del 2021 che è così, non l'avevo mai provata. E allora vi posso un pochino, ovviamente non con una guida granché sportiva, ma posso dirvi un po' le differenze che sento rispetto al modello precedente. La potenza super giù è quella, siamo a 165 cavalli. Quello che però si nota subito è che con questo telaio nuovo effettivamente si ha una posizione, le gambe riescono ad essere più strette. Il motore è lo stesso che mi ricordo, ovvero una dolcezza incredibile. A tanta dolcezza corrisponde anche una incredibile e oserei dire veramente incredibile agilità, che non ricordavo. Agilità, facilità di guida, la riassumo alle andature blande che stiamo tenendo. Un'altra piacevolissima scoperta di questa moto, che secondo me è migliorata rispetto a come me la ricordavo, nonostante sia un Euro 5 e la precedente versione che avevo io era Euro 4, la gestione della temperatura. È già da un bel po' che è accesa, l'ho tenuta ancora accesa prima delle riprese, ma nonostante questo la temperatura è sempre bassissima, si ha sempre una sella a una temperatura fresca. E poi la gestione del gas del motore BMW è qualcosa che ricorda veramente una dolcezza regale. Guardate, anche in terza, 3000 giri, se devo affrontare un sorpasso, chiaramente stando attenti ragazzi, regala comunque una semplicità. Sospensioni settate sul road perché sono comunque abbastanza rigide. Sì, è una moto chiaramente derivata dalla 1000RR e quindi comunque abbiamo un telaio che non è che sia proprio un telaio come quello di una naked bike. Voi sapete che ultimamente sto provando tante moto che sono sicuramente con velleità meno, dipende, poi ovviamente ce ne sono poche di sportive ovviamente rispetto a tutto il resto del panorama che ci può essere di moto, quindi la maggior parte è chiaro che non siano moto sportivissime, è normale che sia così, ma la gioia che possono regalare, posso dirvi che si sente la temperatura un po' sugli stinchi e un po' sui piedi, ma non è nel limite dell'accettabile, del tollerabile. Guardate, anche in quinta tengo appositamente la quinta, come vi tira fuori. L'agilità è molto paragonabile, molto simile a un 600, la posizione la ritrovo più carica, riprende chiaramente con meno enfasi rispetto a un 3 cilindri o a un 2, o anche, perché no, al mio V4, e si sente che chiama più giri. Comunque la moto è migliorata rispetto alla versione che mi ricordo io. Sempre come indole è un anteriore che comunque, vedete, questo galleggiamento me lo ricordo esattamente uguale. Comunque come forcella è abbastanza in piedi, perché siamo a 24.5 o 24.2 di angolo di canotto, una moto molto svelta, e perché è abituato a Ducati è abituato comunque a moto più stabili. Il cambio sempre un po' gommoso, non mi piace tantissimo il cambio BMW. E allora, con questo contesto io ne approfitto per mettere il cruise e parlarvi dell'ergonomia. Si può avanzare di 10 mm, si può ruotare, e sono disponibili dei riser che alzano un pochino la posizione per chi magari è più alto. La posizione è moderatamente sportiva ma molto ben studiata. Guardate l'angolo delle mie ginocchia, che sono perfettamente integrate nella sagoma della moto, non vanno a toccare con niente se non un pochino di fastidio al serbatoio. Dopo proverò a muovermi un po' sulla sella, cosa che ho visto non richiede tantissimi movimenti questa moto, perché è veramente tanto agile. L'ho visto fino adesso, abbiamo fatto 2 curve veramente, ma è talmente agile che richiede veramente pochissimi spostamenti. Ora voi la state vedendo già anche con lo schermo che è settabile tra la versione normale, diciamo un po' più da GS, ma poi anche sul GS si può regolare così, vedete, se lo mettete. Però qua è carino perché vedete l'angolo di inclinazione, quindi è divertente. Il cambio sempre molta forza e molto contrastato. Rispetto a un V4 questa vi trovate un po' con le marce randomiche, voglio dire che ero in sesta, poi mettete in quarta e comunque il freno motore non cambia tantissimo anche a questi giri, non è che vi aumenta così tanto, è abbastanza scorrevole. L'erogazione è sempre molto pulita, forse è lievemente, me la ricordavo lievemente più pulita. Può essere che l'Euro 5 abbia leggermente peggiorato, adesso dovrei chiaramente riprovarle una a fianco all'altra,
intendiamoci, ha un'erogazione perfetta, cioè non trovate direi niente di meglio, ma me la ricordavo ancora più elettrica. Chiaramente l'aria la prendete tutta completamente, andare a 100-120 è già, per lunghe tratte, è già sicuramente un'impresa. Adesso le vibrazioni compaiono un po' sulle pedane, meno sul manubrio. Onestamente proviamo un regime autostradale che sarà sui 5-5-5, un po' sul manubrio sulle pedane si fanno sentire, lievemente sul manubrio la situazione sicuramente è migliorata. Gli scoppiettini rilascio sono rimasti in mappa Dynamic Pro. Gestione del gas finissima, molto neutra. Adesso in mappa road, se entrate con i freni un po' in mano, la sentite che si sfrena un po' di colpo, cosa che in Dynamic era più coerente. Adesso possiamo provare anche in terza senza usare la seconda, è molto scorrevole. 41 gradi. La posizione delle pedane mi piace tantissimo perché date un bel carico, ma i piedi, le gambe non sono troppo su, veramente ci si muove proprio tanto bene. Vedete come riesco a dare bene un bel carico, è molto permissiva e quasi sembra che se avete un minimo di sale in zucca, vi aiuti lei. Riassumendo, quindi, motore iperlineare, gestione della moto in sé facile, un approccio direi giapponese, sì, ma mi sento di dire che è una definizione sbagliata. Una bella posizione di guida, sicuramente più sportiva del passato, ma giustamente più sportiva visto che abbiamo 165 cavalli e l'80% di coppia disponibile da 3000 giri, e da 5000 avete, mi sembra, il 90% di coppia, anche perché poi su strada comunque arrivare oltre gli 8000 non è per nulla facile, soprattutto su queste strade. Gratificante sì, ma ragazzi, secondo me, come sempre, ormai sarà che io ho una maturità diversa rispetto a quello che può essere un 25enne. Una moto del genere richiede almeno 2 o 3 volte l'anno di essere portata in pista, perché sennò non riuscite veramente su strada. Cioè è bello, è sempre bello guidare una moto sportiva anche su strada, anche a queste andature che potete tenere benissimo con qualsiasi altra moto, se ben inteso, ma vi perdete parte del gioco. E parte del gioco, ragazzi, non ricercatela su strada, perché io lo so come molti in realtà vanno, ma magari non guarderanno sicuramente i miei video. Non andate oltre quello che il buon senso vi direbbe, perché il vostro buon senso lo so anch'io cosa possono fare queste moto. Se iniziate a cercare il limite di queste moto su strada, non va bene, ragazzi, non va bene. Vi faccio vedere una prova di ripresa. Avete visto come è venuta su bene? Poi grazie all'anti-wheelie me l'ha rimessa giù. Le vibrazioni, sì, ci sono ancora,
ma non sono fastidiose, sono diminuite. La guida nel commuting non è malaccio con questa moto, sicuramente si presta di più di Aprilia, KTM, probabilmente anche di Ducati, anzi quasi sicuramente anche di Ducati. Direi che anche se non ho provato la nuova Triumph, secondo me questa che però ha questa le semiattive, che quindi riescono a coprire un po' di più la coperta, tirarla un po' di più, e anche come rapporto qualità-prezzo, se avesse il cambio, se l'avessero migliorato, ricordiamo che questa non ha lo shift cam, tra l'altro motore della 1000RR, quindi non ha la fasatura variabile, ma con tutto quello che offre a 22.000 euro, lo so che prima partiva da molto meno, come tutte le altre tra l'altro, ma direi che è la più completa globalmente. Se io dovessi con la testa più che col cuore, perché altrimenti col cuore avrei, probabilmente col cuore avrei forse una tuono, ma la BMW S1000R, se devo pensare a una moto, ma d'altronde ne ho prese due, quindi il senso c'è ancora di questo, a quello che dico dopo anni, con la testa io consiglio sempre questa moto. Se siete 1,70 toccate così, consiglio ancora questa moto perché offre il giusto compromesso, per quanto di compromesso si possa parlare di una super naked sportiva, il giusto compromesso. Vedete com'è gommoso anche se non siete precisi, e ci vuole tanta forza col cambio per inserire le marce. È molto leggero lo sterzo, molto leggero di anteriore, è come se anche tutto questo peso davanti, cioè la tuono non è assolutamente così. Si ripercuote nella guida? Sì, in alcuni frangenti sì, esattamente come succedeva sulla precedente versione. In questo non è cambiato, avete una rapidità, però guardate che roba. Sì, lo so che è la stessa versione dal 2021, lo so, avete ragione. Sì, lo so che ho gli occhiali da sole, ma c'è un sole che se no non riuscirei a vedere l'obiettivo. E allora ringraziamo Carlo Croce e BMW Genova, Gecar, che ci ha dato la possibilità oggi di commentare un po' questa belvettina, perché diciamo che dopo aver provato KTM, adesso ci manca chiaramente Street Fighter, abbiamo provato la V2, non abbiamo provato la Street Fighter V4, il motore V4 e il suo carattere però lo conosco, e allora oggi io, visto che di queste moto ne ho avute due modelli, vi parlo di questa, che è una versione un po' rinfrescata dalla mia, ma quanto cambia rispetto alle precedenti versioni. Si è scesi sotto i 200 kg. Il telaietto è molto più bello ora che è in traliccio, poi sapete che se c'è del traliccio per un ducatista insomma è un gran bel richiamo per noi ducatisti. Conserva la facilità, la grande facilità di guida. Il telaio cambiato è più stretto in questa parte e si avverte, perché quando voi state guidando, e ho visto anche fra le curve, riuscite a cingere perfettamente il serbatoio. Mi piace la conformazione che ha da 16,5 litri, 4 litri la riserva di carburante per questo 4 in linea, che conserva le peculiarità che diciamo ha sempre avuto, cioè una grandissima linearità, veramente grande linearità, così come purtroppo anche qualche difettuccio, ovvero un cambio che sarebbe perfettibile, perché è sempre un po' gommoso, sempre un po' gommosino, bisogna agire con tanta decisione sul pedale del cambio per avere degli innesti precisi. Sì, è aumentato il prezzo, ma comunque fra le super sportive, fra le super naked sportive, rimane sempre una delle più economiche. Siamo adesso a quota 22.000 euro se la prendete con il pack M Sport, quindi con anche i cerchi forgiati, tutte le parti carine, la colorazione diversa, e quindi diciamo una moto completa con sospensioni semiattive, sospensioni da 45. Ma come l'ho trovata di setting rispetto alle precedenti versioni? Intanto qua vi posso far vedere il leveraggio progressivo, che loro chiamano Full Floating Pro. Allontana parecchio il serbatoio della sospensione, dell'ammortizzatore. Aspettate che ve lo faccio vedere dall'altra parte, che gli arriva il sole, e questo praticamente gli fa arrivare meno calore e dovrebbe risentire di meno del calore del motore, quindi è una cosa interessante. Fra i pro sicuramente, per essere una moto di questa cavalleria e di queste potenze, come vi ho detto anche nell'onboard, c'è sicuramente il fatto che è una moto che non scalda tantissimo, soltanto lo sentite un po' nella zona delle pedane, la temperatura, ma tutto sommato è assolutamente tollerabile. Le sospensioni elettroniche hanno dei nuovi setting,
le trovo più coerenti in mappa road, nel senso che la moto ha meno gommosità rispetto a come me la ricordavo, quindi la riuscite a utilizzare anche in mappa road. E in dynamic, che io la trovavo inguidabile perché era molto molto rigida, invece questo tratto di strada, che è tutt'altro che perfetto, l'ho guidato tutto in dynamic per avere, visto che non ce l'ho giorni e giorni, per avere diciamo la versione più sportiva che l'S1000R mi poteva dare, cioè la sua parte più sportiva. Abbiamo la sella che è 83 cm, ve l'ho detto, il peso 199 kg, forse ve l'ho detto anche nell'onboard, insomma 1280 euro il Dynamic Pack, 980 il Comfort, cioè dove c'è keyless, quindi non ho più la chiave come diciamo le moto di alto lignaggio, cosa che questa moto è. Avete il cruise come su tutte le BMW, manopole riscaldate, insomma la suite è veramente completa. E si possono comprare a parte dei riser rialzati, e invece il manubrio, che sembra molto un manubrio da mountain bike, può essere portato ruotato in avanti. Adesso vi faccio vedere anche il dashboard, il classico da 6 pollici e mezzo BMW. Adesso lo vedete in configurazione Dynamic Pro. Poi avete tutti i vari settaggi, per esempio con la rotellona, i vari dati della moto. Diciamo questa è la configurazione normale e questa è la Sport, che a noi piace di più. Queste sono le sospensioni. La frenata è sempre la stessa di BMW, cioè un pochino aggressiva, ma forse meno rispetto a prima. La trovo globalmente migliorata questa moto. Le rimane il difetto più grande: ho sempre avuto difficoltà nelle accelerazioni perché si alleggerisce molto rispetto per esempio ad altre competitor come la Tuono, che è veramente un binario. Questa è più agile ma si alleggerisce, allo stesso tempo si alleggerisce. Quindi scegliete voi cosa preferite. Sicuramente su strade molto tortuose questa è più facile, perché è tanto facile. Come adrenalina questo è uno screamer, quindi gira altissimo, vi porta a usare la seconda ad altissimi giri. Un V4 sicuramente è più adrenalinico, ma con i pro e i contro che ne conseguono di un V4, cioè consumi maggiori, per esempio temperature superiori. Se siete alle prime armi è sicuramente meno friendly, meno user friendly. Un 4 in linea così voi ve lo tenete in seconda su un misto e pensate soltanto ad aprire e chiudere il gas, è più facile, è più gestibile. Ammortizzatore di sterzo, mi cade l'occhio qua, sempre regolato, molto chiuso, quindi nel traffico avete più difficoltà rispetto ad altre moto perché è tanto frenato. Una posizione in sella, come vi ho detto, che mi piace molto, permette grande libertà. E adesso vi faccio vedere la posizione, perdonate le scarpe, ma è un giro che è venuto fuori quasi inatteso oggi e non sono vestito propriamente da moto. Se siete 1,70 m, questa è la posizione che avete in sella, cioè la trovo molto bilanciata, l'angolo che tenete con quanto siete caricati. Non siete troppo caricati, il giusto, perché aria comunque sul busto, sul petto ve ne arriva tanta. Dai 100 km/h in su sentite la spinta che vi aiuta a comunque contrastare quel poco di carico che avete sui polsi. Ringraziamo BMW Genova, Gecar, Carlo Croce, andate a trovarli se volete provare questa o da altre moto. Direi che per oggi è tutto, iscrivetevi al canale, mi raccomando, mettete un like se vi è piaciuto il mio video. Se avete delle domande su questa moto o sulle altre naked super sportive che già ho provato, come per esempio KTM, Tuono, Street Fighter, purtroppo solo la V2, Triumph, mi manca la nuova versione, non l'ho provata. Ritrovo quindi l'ottima BMW con alcune sempre sue criticità, ma che chi cerca veramente ancora uno screamer, questa moto vi saprà veramente, vi gratificherà veramente, vi saprà far godere. Da Angie è tutto, alla prossima, ciao ragazzi!